Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel online in cui andremo a vedere, dopo aver condiviso il file con altre persone, come controllare i contenuti, essenzialmente con la funzione estrai, ma non soltanto con la funzione estrai. Innanzitutto può essere fatto un controllo preventivo del documento, cioè prima di andarlo a condividere dal file Excel, cliccando su File Informazioni e verifica documento, potremmo cliccare su controlla documento e andare a vedere di eliminare, cliccando qui su rimuovi tutto, tutte queste informazioni che possono essere informazioni personali che non vogliamo far vedere alla persona con cui andiamo o alle persone con cui andiamo a condividere il documento, cioè la proprietà del documento, l'autore, il percorso dentro il nostro OneDrive, perché vedrebbe anche la cartellina all'interno del quale si trova, e quindi se vogliamo non far vedere queste cose alla persona o alle persone con cui andremo poi a condividere il file, basterà cliccare qui su rimuovi tutto. Poi abbiamo la cronologia delle versioni. Della cronologia delle versioni avevamo già parlato, avevamo anche visto come si faceva a raggiungerla. Adesso che abbiamo qualche risultato, andiamo a vedere cosa è successo. Per esempio, cartella per video lezioni, che è quella che siamo andati a condividere prima con l'utente esterno. Qui vediamo che qui accanto 25 minuti fa servizi e consulenze rd@gmail.com ha modificato questo file. E se andiamo anche nel desktop per quanto riguarda sempre il OneDrive for Business, quindi siamo sempre nei file online, qui accanto a cartella per video lezioni troviamo quest'icona della persona che appunto evoca il fatto che questo file è stato condiviso con un'altra persona, quantomeno all'interno dell'organizzazione. Però da qui non si capisce se è stato condiviso all'interno o all'esterno, però questo file è stato condiviso. Mentre da di qua è evidente il fatto che il file è stato condiviso con un utente esterno, perché c'è la mail di Gmail che ovviamente non fa parte dell'account Office 365. E detto questo, andiamo a vedere la cronologia delle versioni, come si può raggiungere direttamente. Quindi apriamo cartella per video lezioni. Quindi innanzitutto da qui in alto possiamo andare ad aprire cronologia delle versioni, e qui vediamo che c'è anche la modifica di servizi e consulenze, quindi non soltanto quelle di riccardodominici.it, ma anche quella apportata da servizi e consulenze. Come vedi, questa è la versione corrente, è l'ultima versione, quindi vuol dire che sotto potremmo andare a recuperare tutte le altre versioni senza la modifica apportata precedentemente. Quindi qui andiamo a recuperare il file dopo che è stato modificato rispetto a questa versione precedente. Adesso chiudiamo il file, andiamo a riaprirlo per vedere che la cronologia delle versioni è raggiungibile anche da qui, cliccando su File, Informazioni, Cronologia delle versioni, e ottengo lo stesso risultato, ho la versione corrente, l'ultima versione del file. Lo chiudo ancora, lo riapro per andare sull'ultima cosa che dobbiamo vedere, cioè sulla funzione estrai. Quindi andiamo qui su File, sempre su Informazioni, clicchiamo su Gestisci cartella di lavoro e vediamo che qui c'è la funzione Estrai. Leggiamo: modificare una copia privata e impedire ad altri utenti di apportarvi modifiche. Quindi cliccando qui su Estrai, ora io cosa vado a fare? Vado ad impedire alle persone che hanno il potere di modificare questo file, perché io l'ho condiviso con loro, gli vado ad impedire temporaneamente di apportare delle modifiche, perché magari voglio che quando io non sono collegato e non vedo quello che fanno, non apportino modifiche sul file, fino a quando io non farò l'operazione inversa e darò loro di nuovo la possibilità di modificare il file. Ripeto, questo è un file già condiviso e alla persona, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è stato dato il potere di modificarlo, però vado temporaneamente a precluderle la possibilità di modificarlo. Quindi clicco su estrai, qui c'è scritto elemento estratto, quindi non può più apportare modifiche nessuno finché io non vado qui su clic e clicco su archivia e ripristino la possibilità di apportare modifiche. Quindi qui lo salvo,
vado a chiudere, ok. E adesso cosa vado a fare? Vado a fare il logout, disconnetti Riccardo Dominici T dall'account Office 365 e torno sulla mail di Google per vedere cosa succede all'altra persona. Quindi andiamo ad aprire la mail di Google, quella della lezione precedente dove l'utente esterno aveva ricevuto la condivisione del file. Clicchiamo ancora su Apri, anche in questo caso ci vorrà il codice per entrare. Torniamo qui, torniamo nella posta in arrivo, ecco il codice che è arrivato, lo copiamo, CTRL C, CTRL V, lo incollo, verifica. E come si può vedere qui io non posso fare niente, quindi nel file Excel sono entrato perché è stato condiviso con me, ho il potere di modificarlo, ma temporaneamente mi è stata preclusa la possibilità di modificarlo perché l'utente dall'altra parte in Office 365 ha utilizzato la funzione extract, cioè lo ha estratto dall'archivio, quindi il file non è più modificabile. Qui io non posso utilizzare nessun comando di modifica del file. Quindi anche questo argomento lo abbiamo esaurito, è sicuramente una funzione importante per lavorare con gli altri, se non vogliamo che gli altri lo modifichino quando noi non siamo presenti e non vediamo quello che stanno facendo. Ci rimane soltanto la condivisione tramite il personal OneDrive che vedremo nella lezione successiva. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!